battibaleno, Escape from Tarkov si è ritrovato ad essere il gioco più seguito al mondo, surclassando nell'ordine delle centinaia di migliaia di spettatori, colossi come League of Legends, Fortnite e addirittura la categoria Just Chatting. Sì, Tarkov è da giorni al primo posto di tutto, mostrando addirittura Pestily come lo streamer più seguito al mondo, con, nei momenti in cui scrivo, circa una media di 90.000 spettatori. Escape from Tarkov, si sa, è un gioco unico, a tratti inarrivabile, un gioco che si ama e al contempo si odia. È terribilmente ingiusto e allo stesso tempo incredibilmente gratificante. È ciò che gli FPS hanno cercato di essere in tutto questo tempo e in qualche modo, nel silenzio più totale, coltivato negli anni e nello scetticismo, riesce a vincere su una marea di fronti. Ecco quindi che il potenziale di un diamante grezzo viene intravisto nel lontano 2016 dalle mani inesperte di un team di sognatori e programmatori, balzato poi nelle librerie preferenziali di alcuni streamers oltreoceano che ne vedono il potenziale e la loro principale fonte di fama. Battlestate Games, così, poco a poco, coltiva un nuovo tipo di rapporto con gli utenti, lontana dalle politiche assettiche delle grandi major. Gli sviluppatori piano piano si sciolgono e iniziano ad accogliere gli utenti occidentali, ascoltano i feedback, interagiscono, aprono dei podcast e degli appuntamenti e senza nemmeno accorgersene creano una delle community mondiali più floride, appassionate e umane che ci siano. Attenzione però, nei tratti umani non c'è solo la bontà ma anche la critica e a volte essa è aspra. Così, Escape from Tarkov diventa una famiglia allargata. Tutti si conoscono, unisce paesi, persone, sogni, idee, consigli, emozioni e meme immortali. Ecco che quindi Battlestate Games inizia a crederci sempre di più e allontana la paura dell'ennesimo titolo Early Access incompleto. Tarkov prende forma e ogni grande patch è una festa. Il gioco inizia a presentarsi su Twitch tra i ranghi più alti, sempre un pezzettino più in su. Tutti ricordiamo periodi gloriosi dell'apertura della beta e Dio grazie per avermi fatto scoprire questo gioco nel lontano agosto 2017. Erano i giorni del lancio di Shoreline, i giorni in cui un elmetto Kiver faceva la differenza e lanciare una granata F1 significava far esplodere una bomba atomica. Erano i giorni in cui si speculava su un presunto boss di Customs che avremmo visto arrivare solo negli anni successivi. Se mi guardo indietro oggi, su Escape from Tarkov ho più di 3.000 ore di gioco o qualcosa di simile. Mai nella mia vita sono rimasto così tanto su un videogioco. Questo perché io ho quello che potrebbe essere considerato un difetto o una peculiarità. Mi stanco in fretta. Qui no. Escape from Tarkov è riuscito a tenermi incollato al suo stile e al suo gameplay per più di 2 anni e mezzo e tutt'oggi riesce a farlo ancora meglio. Ne abbiamo viste di cotte e di crude, come anche i periodi bui della patch 0.7, considerati abbastanza disastrosi ma facenti sempre parte di un percorso mirato al miglioramento. Arriviamo così alla 0.11, una patch che ha gettato le basi per qualcosa di grande, e in quel periodo Tarkov ha mostrato come l'aggiunta di alcuni elementi possa garantire una grande linfa vitale al titolo, facendo riscoprire il divertimento un'ennesima volta. Nikita, il boss di Battlestate Games, però sgancia la bomba. Si parla della patch 0.12, o meglio, la più grande patch di Escape from Tarkov mai rilasciata. Passano i mesi e le voci si rincorrono, sempre più persone si interessano al titolo. La gente vuole sapere perché Tarkov è così. Qual è l'ingrediente segreto? Cos'è che lo avvicina alla ricetta del KFC o della Coca-Cola? Perché Tarkov, anche se ti picchia costantemente e ti umilia, riesce a riportarti a lui? Il motivo è difficile da ritrovare in una piccola frase, ma cercherò di spiegarvelo in modo semplice e con qualche sentenza. Tarkov vince perché regala un'esperienza che nessun altro gioco è capace di regalare. Il suo PvP è unico. La consapevolezza di perdere il proprio equipaggiamento se uccisi garantisce uno scatto di adrenalina unico nel suo genere. Il loot è realmente utile all'economia. Il fatto di sapere che ogni partita sarà incredibilmente diversa dalla precedente. Il fascino degli ambienti e la cura per essi. Il desiderio di scoprire e migliorare. La comunità. Il feeling con le armi. Potrei continuare così per ore, ma sarebbe stupido, perché nella realtà la frase migliore che posso dirvi è la stessa che una volta disse il buon Devil Dog Gamer. Non puoi comprendere appieno quanto questo gioco sia bello sino a che non ci metti mano. Ed è vero, io mi avvicinai a Tarkov guardando qualche streamer e in qualche modo il gioco mi intrigava ma non capivo nulla di quello che stava accadendo su schermo. Eppure, ogni 2 minuti ero lì a dire questa cosa sembra una figata. Tornando a noi, siamo qui per identificare il momento esatto in cui Escape from Tarkov si è preso lo spazio che si merita.
Quell'esatto momento l'abbiamo vissuto tutti e forse nemmeno ce ne siamo accorti. Giunge il giorno del rilascio della patch 0.12 e questo rilascio non ha la stessa verve di una classica patch in stile Modern Warfare, dove 15 giga di download sono quasi qualcosa di quotidiano. No, il rilascio della patch 0.12 è più paragonabile alla festa di Capodanno. Siamo tutti lì, streamers vecchi e nuovi, sintonizzati a guardare un podcast dove il buon Nikita, con delle occhiaie immense, finalmente annuncia l'avvio dell'update. È esattamente in quel momento che Tarkov, senza nemmeno un annuncio, diventerà il gioco più apprezzato al mondo. Poco a poco, il gioco scala le classifiche di Twitch e lì succede qualcosa. Nel mondo, 77.000 persone stanno guardando dei tizi che parlano e fantasticano, mentre il gioco è addirittura irraggiungibile. No, non stiamo parlando del buco nero di Fortnite, qui stiamo parlando di una community che si ritrova insieme ai creatori del gioco stesso in un momento storico. Dopo tante ore la patch è online e ovviamente la curiosità è così tanta da far saltare i server. Inutile dire che la 0.12 è un successo e gli utenti ne sono entusiasti. Da lì il susseguirsi di notizie, chiacchiere, curiosità e passaparola consolidano Tarkov tra i primi nomi di Twitch e tutti ne parlano. Se prima uno streamer come Shroud portava Tarkov di tanto in tanto, ora questo diventa il suo main game e così anche per tanti altri. Il gioco risulta inarrestabile e la profondità regalata da questa patch ne consacra la sua posizione. Passano i giorni e i numeri aumentano. Pestili come Anton e gli altri appartenenti alla vecchia guardia diventano i capisaldi della community. Il gioco è ormai sulla bocca di tutti. Nel periodo prenatalizio, Battlestate Games annuncia la patch di Natale che porterà fix, qualche bug e nuovi contenuti. In più, abilitano i drops di Twitch, funzione che garantisce il loot unico agli utenti che guardano gli streaming di Tarkov. È così che il Natale fa il più bel regalo alla community. Escape from Tarkov diventa ora il gioco più famoso e seguito al mondo. I miei ringraziamenti vanno a coloro che mi hanno fatto avvicinare a questo gioco e all'umanità di certi utenti che si sono sempre dimostrati grandi. Streamers come Cotton, Pestily, Deadlyslop, Anton, Warren, Clean, Devil Dog e così via hanno inconsciamente creato la migliore campagna di marketing che si potesse desiderare. Abbiamo così assistito alla genesi di un grande evento, senza campagne altisonanti o annunci di chissà quale genere. Durerà? Non durerà? Non importa, noi tutti abbiamo già vinto. Questo è Escape from Tarkov, signori. Questo è il nostro gioco.